Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Gourmet Asian Food. Oggi finalmente torniamo in Vietnam dopo un po' per preparare un piatto molto diffuso, conosciutissimo e che piace veramente a tutti. Sto parlando dei Cajou o Nem, degli involtini fritti farciti di carne di maiale e gamberi e accompagnati da lattuga e menta fresca e una deliziosa salsa agrodolce piccante. Cajou è il nome con cui vengono chiamati nel sud del Vietnam questi involtini, mentre nel nord, quindi nella zona di Hanoi, vengono chiamati Nem. È un po' come la spigola da noi, spigola al sud, branzino al nord per lo stesso pesce. Come vedrete assomigliano molto agli involtini primavera, infatti tanti li chiamano anche così. E non è sbagliato, in verità questi tipi di involtini fritti esistono un po' in tutta l'Asia con delle piccole differenze, ma a differenza di quelli che conosciamo noi come veri involtini primavera, tra virgolette, che sono quelli che solitamente siamo abituati a mangiare al ristorante cinese e che sono preparati con dei fogli composti da una pastella di acqua e farina molto fini e fritti, questi vietnamiti vengono preparati con i fogli di carta di riso che vengono precedentemente inumiditi e poi avvolti intorno al ripieno per poi dopo chiaramente essere fritti. Cosa importante di questo piatto è che viene sempre servito con delle foglie di lattuga e della menta fresca in modo da poter avvolgere l'involtino una volta fritto e poi intinti prima di essere mangiati in una deliziosa salsa agrodolce piccante. Veramente il risultato è incredibile e vi consiglio di provare questa ricetta perché è veramente deliziosa. A parte la salsa di pesce e i fogli di carta di riso, che sono due ingredienti tipici del sud-est asiatico, tutti gli altri sono facilmente reperibili anche nel supermercato sotto casa vostra. Andiamo a vederli tutti insieme e poi mettiamoci al lavoro. Let's go! Ed ecco tutti gli ingredienti che compongono la ricetta di oggi. Per gli involtini avremo bisogno di 16 fogli di carta di riso da 20 cm di diametro, un cucchiaino di zucchero, 16 foglie di lattuga, un po' di menta fresca, un litro di olio per friggere, qualche verdura cruda per decorare. Per il ripieno avremo bisogno di 80 g di vermicelli di soia, 200 g di gamberi sgusciati e puliti, 250 g di maiale macinato, 3 scalogni, un uovo, 2 cucchiai e mezzo di salsa di pesce, un cucchiaino di zucchero, un cucchiaino di sale fino e un cucchiaino di pepe bianco. Infine per la salsa avremo bisogno di 6 cucchiai di salsa di pesce, 4 cucchiai di aceto di riso, 6 cucchiai di zucchero, 4 cucchiai di lime, 3 peperoncini rossi piccanti e 2 spicchi d'aglio. E come al solito, dopo aver trovato tutti gli ingredienti, cominciamo la ricetta che divideremo in 5 fasi: la preparazione del ripieno, la preparazione della salsa, la preparazione degli involtini, la cottura degli involtini e per finire l'impiattamento. Prepariamo il ripieno. Per prima cosa mettiamo in ammollo i vermicelli di soia in acqua tiepida e, mescolandoli, lasciamoli reidratare per 5 minuti. Fatto questo, scoliamoli e raffreddiamoli velocemente sotto acqua fredda. Una volta freddi, avvolgiamoli in un canovaccio pulito e strizziamoli bene per eliminare tutta l'acqua in eccesso. Ora disponiamoli su un tagliere e tagliamoli grossolanamente con un coltello. Fatto questo, mettiamoli in una bacinella capiente. Pratichiamo delle incisioni in orizzontale e verticale sugli scalogni, quindi tritiamoli finemente. Una volta fatto, aggiungiamoli ai vermicelli. Tagliamo i gamberi puliti in pezzi grossi, quindi tritiamoli sempre più finemente in modo da ottenere una poltiglia appiccicosa. Una volta fatto, uniamoli agli altri ingredienti. Aggiungiamo adesso il maiale macinato, lo zucchero, il pepe bianco, il sale fino, la salsa di pesce, l'uovo intero e con le mani mescoliamo energicamente il tutto per qualche minuto in modo da ottenere una massa omogenea e appiccicosa. Una volta fatto, riserviamo in frigo per 30 minuti. Cominciamo a preparare la salsa schiacciando, affettando e infine tritando gli spicchi d'aglio. Una volta fatto, riserviamo. Tritiamo quindi anche i peperoncini e riserviamo. Scaldiamo ora la salsa di pesce in un pentolino e aggiungiamo l'aceto di riso, il succo di lime, lo zucchero e mescoliamo il tutto per diluire. Quando il liquido comincia a fumare, aggiungiamo l'aglio e il peperoncino e dopo aver mescolato togliamo dal fuoco e lasciamo raffreddare completamente.
Prepariamo ora gli involtini. Cominciamo con il versare dell'acqua calda in un largo recipiente. Aggiungiamo lo zucchero e mescoliamo bene. L'aggiunta di questo ingrediente aiuterà gli involtini ad assumere un bel colore dorato durante la cottura. Prendiamo ora il primo foglio di carta di riso e immergiamolo completamente nell'acqua zuccherata. Lasciamolo sgocciolare bene, quindi disponiamolo sul tagliere. Aggiungiamo ora nella parte bassa del foglio circa 60 g di ripieno, dandogli con le mani una forma allungata di circa 10 cm e pressandolo bene in modo da far uscire più aria possibile. Ripieghiamo ora la parte inferiore del foglio sul ripieno, avvolgendolo completamente. Ripieghiamo all'interno la parte sinistra e quella destra del foglio di riso. Adesso arrotoliamo molto stretto il nostro involtino in modo da far uscire più aria possibile, dandogli una forma cilindrica regolare. Una volta fatto, ripetiamo l'operazione fino ad esaurimento del ripieno. Quando tutti gli involtini saranno pronti, disponiamoli su una teglia leggermente unta e lasciamoli asciugare in frigo, scoperti, per almeno un'ora. Scaldiamo ora l'olio a 165 gradi e aggiungiamo gli involtini delicatamente, muovendoli inizialmente per evitare che si attacchino al fondo. È importante che per i primi 20-30 secondi di cottura non entrino in contatto tra loro per evitare che si incollino, quindi vi consiglio di cuocerne pochi alla volta. Friggiamoli circa 5 minuti o comunque finché non saranno dorati, quindi scoliamoli, disponiamoli in un foglio di carta Scottex e prepariamoci all'impiattamento. Ed eccoci, come al solito, arrivati al momento dell'impiattamento. Disponiamo in un piatto le foglie di lattuga, la menta ed eventualmente qualche verdura cruda per decorare. Aggiungiamo gli involtini in modo ordinato e completiamo il tutto con una piccola ciotola di salsa agrodolce piccante. E i nostri cagiò sono pronti ad essere degustati. Hannon mien! Buon appetito! Ed ecco fatto, finita anche la ricetta di cagiò o nem, questi involtini fritti tipici vietnamiti che, come avete visto, sono piuttosto semplici da realizzare, ma che per riuscire perfettamente devono essere preparati con attenzione, soprattutto seguendo alcuni piccoli accorgimenti. Il primo di questi è avere un ripieno non umido, quindi strizzate bene i vostri vermicelli di riso, mettete l'uovo e soprattutto mescolate molto bene energicamente con la mano l'impasto in modo da renderlo colloso, ok? Secondo accorgimento è quello di stringere gli involtini quando li avvolgiamo molto stretti in modo da eliminare bolle d'aria che potrebbero scoppiare durante la cottura aprendo gli involtini. Terzo e ultimo accorgimento è quello di intanto tenere l'olio non troppo alto, circa 165 gradi, e soprattutto non fare entrare in contatto gli involtini nei primi 20-30 secondi di cottura quando sono ancora molto molli, perché altrimenti si attaccheranno tra di loro e staccarli sarà un casino, li romperete, verrà fuori una merda, comincerete a bestemmiare e ve la prenderete con me, non c'entro niente perché vi ho avvertito. Quindi fate attenzione a queste cose, questi tre accorgimenti sono molto importanti per la buona riuscita del piatto, mi raccomando. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e che la ricetta vi riuscirà bene. Continuate a seguire il mio canale. Come al solito, Gourmet Asian Food, mettete un piccolo like al video e condividetelo. Se non siete ancora iscritti, fatelo subito, mi raccomando. Iscrivetevi al mio canale e azionate la campanellina. Noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo video. Ciao a tutti!